Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi siamo pronti per il decollo. Guardate che aeroplano si è comprato un amico. Ragazzi, ma guardate che cinema che è già solamente salire sull'SLR con queste due imponenti porte ad ala di gabbiano che si fanno veramente notare. Ragazzi, ma guardate che figata il sistema di accensione del motore dell'SLR. E non è come un jet militare pronto a sparare un missile. Lo scarico è praticamente di lato e sentite come romba sto vuoto. Andiamo a farci un giretto. Ok, qui in salita non riesco a vedere dove finisce la macchina. Praticamente questa macchina è tutto cofano, lunga ben 4,6 metri. Pazzesco. Devo ringraziare veramente il mio amico Stefano per permettermi di provare la sua SLR che ha appena visto. Che macchina! Una delle mie macchine preferite dello scorso decennio. Ci credete che l'SLR ha già 14 anni? Ha una linea che non ha veramente tempo. Secondo me questa macchina è già un classico. Sto andando piano, ma sentite che rompe. Questo vuoto da 5 litri 4, un compressore volumetrico veramente gigantesco. A quell'epoca 625 cavalli, 780 Nm di coppia erano numeri da ipercar. Temperature basse, comunque così tanta coppia da scaricare sull'asfalto, questa macchina è veramente ignorante. Sto dando tipo il 40% del gas, ma mi sembra di volare lo stesso. Potenza fino ai bassi regimi che è quasi inutile arrivare al limitatore. E che so. Non mi fanno impazzire queste palette del camion perché praticamente non sono palette, sono due bottoni di plastica messi dietro al volante per scalare o inserire la marcia. Se schiaccio il piede sul freno posso vedere dallo specchietto che si aziona l'aerofreno, l'alettone si alza e mi aiuti a frenare. Con una potenza così è veramente un buon aiuto insieme ai freni carboceramici. Questa macchina quando venne lanciata sul mercato 14 anni fa era veramente autotecnologica e avanti. E penso che sia tuttora un'auto veramente moderna, non solo in termini di design ma anche di tecnologia e di potenza. Il cambio esita un pochino nella cambiata, non è proprio immediato.
per quello che è stata 14 anni fa e per le prestazioni che ha finora. Fino a un paio di anni fa si trova praticamente al prezzo di quello che è una Ferrari 488 nuova. Secondo me era un bel affare. E pensare che un mio amico un anno e mezzo fa ne ha comprata una per 180.000 euro. Scaricare la potenza senza che entri l'elettronica. Veramente ignorante come macchina. La velocità sale in una maniera veramente disarmante. Il problema è che anche quando sei ben sopra i 150 km/h senti che la macchina non ha ancora trazione. È una macchina che ci piace anche per questo. Le supercar di oggi sono fin troppo composte. Peccato, devo dire, sono un po' gli interni, perché c'è molta plastica, specialmente qui nella parte centrale, e guardate anche che sistema multimediale di ultima generazione che ha l'SLR. Però devo dire che ogni volta che schiacci il pedale sul gas ti dimentichi di tutti questi piccoli difetti. Comunque il sound è veramente pazzesco. Da fuori non si sente neanche in maniera così rumorosa. Da fuori è abbastanza strozzato, ma da dentro senti questo possente vuoto e il rumore del compressore volumetrico che è veramente fantastico. Ragazzi, facciamola urlare un po' in galleria. Scarica la potenza, sono sempre lì a controsterzare. 3000 giri niente, non la scarica la potenza. Che macchina, è veramente una piacevole sorpresa guidare l'SLR, una delle mie macchine preferite dello scorso decennio. È bella, una piacevole sorpresa, si rivela ad essere una favolosa macchina tuttora, anche secondo gli standard delle supercar moderne. Grazie mille a Stefano per avermi dato l'opportunità di provare la sua magnifica SLR. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione.